Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Questa volta vi faccio vedere un paio di guantini molto facili e soprattutto alla portata di tutti, ma senza tagli, di conseguenza vanno bene sia per i più piccoli che i più grandi. Intanto vi faccio vedere questa già finita che si indossa così. Vedete, è senza dita, calda, morbida e ideale. Poi questo metodo a chi piace può utilizzarlo anche per creare delle maniche a delle maglie invernali molto particolari. In pratica li possiamo tirare fino a su. Bene, prendiamo l'uncinetto, il filo che avete a disposizione e iniziamo subito il progetto. Non vi dico i numeri precisi, non vi dico neanche il nome del filato perché è un progetto talmente piccolino che lo potete fare con un qualsiasi filato. Andiamo a caricare 11 catenelle. La prima non la dovete stringere, che ci dobbiamo lavorare in mezzo, poi andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 12ª ci serve per iniziare il lavoro. Entriamo in quella prima, quindi nella 11, e facciamo un punto basso e una catenella. In pratica la prima riga è formata da 11 mese maglie alte. Prendiamo il filo come notate e tiro tutto tramite tutte e tre. Carico l'uncinetto, prendo il filo, poi tiro fuori il filato. Questa è la mesa maglia alta. Lo faccio fino ad arrivare in fondo. Questo è uno dei punti elastici più utilizzati, semplicemente cresce a meraviglia rispetto magari a un punto basso in costa, perché infatti questa mesa maglia alta poi la andremo a lavorare nella prossima riga in costa. Vado a fare anche l'ultima, entro anche se è larga, prendo il filo, lo allungo un po', rientro con l'uncinetto dove ero prima, faccio vedere un piccolo trucchetto. Ora stringo la catenella, la prima fatta, prendo anche il cappietto iniziale e lo tiro in mezzo. In pratica dopo lo vado a lavorare nel lavoro della seconda riga e così mi evito di avere dei cappietti da nascondere. Faccio un punto catenella, entro qui nell'ultima lavorata, prendo la costa esterna ma prendo anche il cappietto, quindi prendo tutte e due. Faccio un punto basso e una catenella, carico l'uncinetto e vado a lavorare delle mese maglie alte che saranno sempre 11, quindi devo andare a fare delle righe di andata e di ritorno. E questo è il mio polsino. Le righe da fare dipende dalla mano e dal filato. Vi deve passare comodamente sulla parte più larga della mano, che è questa, vedete, non vi deve stringere. Poi in automatico quando lo vado a indossare mi si stringe qui sul polso. Io per questo guanto, utilizzando il 3,5 con un filato adatto a lui, ho fatto 15 righe di andata e di ritorno. Adesso vado a fare anche le 15 da questa parte e poi le andiamo a chiudere. Prima di continuare vi volevo far notare l'ultimo punto a mesa maglia alta, che è questo qua. Attenzione, è da lavorare, se no ogni riga diminuite. Come fate a individuarlo? Oltre a contarli che sono poche, ve ne accorgete che non è dritto, quindi prendete il filo, andate a prendere anche l'ultimo punto e lo dovete lavorare. Notate come già il lavoro è un po' più dritto. Anche qui punto catenella, entro, punto basso, catenella e inizio la terza riga. Ora ci ritroveremo dove andiamo a chiudere la fascia con una cucitura a punto bassissimo. Io dopo 15 righe di lavoro sono arrivata all'altezza che desideravo. Me ne accorgo perché appoggiandola sulla mano mi si chiude perfettamente, notate. Essendo anche un lavoro elastico è meglio che sia tirato perché così sta bello stretto sul polsino. Ora lo chiudiamo e iniziamo a fare la cucitura
a maglia bassissima. Come si fa? Prendiamo sempre la costina esterna, prendiamo la prima catenella, che è questa qua, prendete il filo, passate e chiudete. Mi raccomando, non dovete tirare perché sennò la cucitura tira. Andate nel prossimo, poi nel prossimo ancora, e così via. Il risultato è questo qui. Io l'ho lasciato a vista proprio sul davanti. Finisco la cucitura e andiamo a fare il corpo del guanto. Finita la cucitura vado a fare un punto catenella e mi alzo con un'altra catenella, carico l'uncinetto, rientro lì e vado a fare una maglia alta. Poi vado a fare per ogni riga 2 punti alti, ma cercate di entrare nella mesa maglia alta, non di entrare nello spazio che si crea, perché dopo si rischia che il lavoro risulti aperto. Quindi non entrate così, ma entrate proprio nella mesa maglia alta. In pratica, quindi, noi adesso non facciamo altro che rispettare i punti di base lavorando su una parte della fascia che abbiamo creato e di conseguenza andiamo a creare il corpo della mano, che è questo qua. In pratica dovete lavorare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centimetri. Dovete lavorare fino ad arrivare qui. Quindi decidete voi quanto deve essere lungo il polsino, oppure corto, o in base alla mano che andate a creare, perché se per un bambino vi bastano pochissime righe, al contrario se per un uomo magari vi servono più righe. Questo in base anche al filato e anche all'uncinetto che andate a utilizzare. Ora finisco la prima riga, ci ritroviamo per chiuderla e per aprire la seconda. Questo dovrebbe essere l'ultimo punto, ma io ne faccio uno vicino a quello iniziale, perché così facendo non creo dello spazio. Ora vado qua e mi chiudo con una maglia bassissima e concludo la prima riga. Mi alzo con 1 e 2 catenelle, carico, rientro alla base di queste 2 catenelle. Così facendo creo, diciamo, quasi una chiusura invisibile. La si nota, però la si nota un po' di meno, notate. E non ci sono dei spazi. Semplicemente per la seconda riga non vado a fare altro che rispettare i punti di base. Quindi lavoro maglia alta su maglia alta fino ad arrivare all'altezza che desidero. Nel mio caso, che ho fatto vedere prima, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe. Ok? Sono queste qua. In base alle vostre necessità e al filato fate le righe di cui avete bisogno. Finita la riga numero 7 vado a chiudermi a maglia bassissima, mi alzo con 2 catenelle, carico, riprendo e inizio la riga numero 8, 2, 3 e 4. Vi faccio vedere come ho fatto su questo guanto. In pratica ho caricato l'uncinetto, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto punto sono andata a fare la maglia alta e ho ricavato lo spazio per il dito. Però questo è il guanto di sinistra, giusto, perché io la cucitura la voglio nascondere. A me ora mi serve il guanto di destra, ciò vuol dire che disfo quest'ultima maglia alta e vado a lavorare tutto, quindi vado a lavorare tutto fino ad arrivare più o meno qui. Quindi quando io arrivo qua mi fermo, salto questo spazietto qua che mi serve per il dito, perché il guanto sarà in questa maniera, lo indosso così lo vedete. Quindi io adesso inizio qua, vado a lavorare fin qui, quando arrivo qui mi fermo, ok? Perché se no mi risulta dopo la cucitura sul davanti, cosa che io non voglio.
Se a voi non vi cambia nulla, questa tensione non la dovete neanche avere. Io ce l'ho perché voglio che la cucitura rimanga all'interno del palmo. Ora io lavoro un po' di maglie alte, quando arrivo al punto giusto, che tra 4 punti qua e 6 di qua sono più o meno gli ultimi 10 che devo tener conto, più o meno. Ho finito di lavorare anche queste due righe, come notate, 1 e 2. Ora mi chiudo e andiamo a fare il bordo superiore. Lo potete fare come non fare, però siccome è sempre un lavoro all'uncinetto, a me mi piace l'idea che rimanga leggermente stretto sulle dita. Ora, se non vi piace, ne fate un'altra riga e avete finito. Magari la riprendete a punto basso oppure a punto bassissimo. Intanto mi alzo con 4 catenelle. Rientro in quella prima, vado a fare un punto basso e una catenella, poi vado a fare una mesa maglia alta, poi un'altra mesa maglia alta. Ora mi chiudo, questa è lavorata, salto un punto, nel terzo vado a chiudermi, scusate, nel secondo vado a chiudermi con una maglia bassissima, cammino 1 e 2, giro e lavoro, carico e vado a fare salto 1 2 3, le salto e lavoro le ultime 3 con una mesa maglia alta, una seconda e una terza, punto catenella, inizio di nuovo, punto basso, catenella, mesa maglia, salto un punto nel secondo, punto bassissimo, secondo e terzo e così via. Lo dovete fare per tutto, a riprendere tutti i punti, e qua fate questi 2-3 punti di cucitura che sono questi qui, uguale identico come nella parte bassa, con dei punti bassissimi. E poi i guanti sono finiti, ve li faccio vedere indossati così avete un'idea di come è l'aspetto finale. Eccoli finiti i miei guanti, li trovo comodi, pratici e caldi, soprattutto per i più piccoli con la mancanza delle dita riescono a indossarli facilmente. Sono molto comodi, come ho detto prima, si vede l'utilizzo dell'uncinetto perché come notate i punti si vedono molto bene. Se li volete un po' più chiusi potete utilizzare il punto basso. Io ho utilizzato, come sapete, il punto alto. Però se utilizzate anche filato lanato molto spesso vi tiene molto caldo, ecco, diciamo che la mancanza del caldo non manca. Vi faccio notare quindi semplicemente i punti. Per quanto riguarda la quantità di filato è veramente pochissima, di conseguenza potete utilizzare anche quello che avete in casa. Come notate il gomitolo era quasi pieno. Poi con la rimanenza potete fare anche un cappello, una beretta da indossare o quello che vi serve per associare insomma guanti e beretta. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, seguitemi, seguitemi anche sul gruppo Facebook, su tutto quanto, e ci vediamo lì se avete delle domande particolarmente. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto.